C'è una chiave appesa alla cintura di Penelope. È una chiave di bronzo con l'impugnatura d'avorio. L'ha portata addosso per 20 anni. La sente contro il fianco quando cammina, la sfiora con le dita quando si siede al telaio, la stringe a volte senza accorgersene mentre dorme. È lavorata con cura, una chiave di donna nobile, di regina, non di serva. Apre una porta sola, quella della stanza dove Odisseo, prima di partire per Troie, ha lasciato i suoi tesori. Tra questi ce n'è uno che oggi avrà il suo momento di gloria. Grazie agli amici su TV che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena e Giorgio irlandese di Brescia. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Ergis dall'Australia, Alex, Valentina e Anna 601. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo dal Belgio, Fabio, Lizanè da Cambridge, Tommaso V, Giulia 168, Francesco, Michele e Luca. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam, Cristina, Juan e Eugenia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 274. La vita di Odisseo, episodio 34. La gara delle scuri. Penelope sale le scale del palazzo dopo che Teoclimeno ha pronunciato la sua profezia di sangue nella sala dei proci. Ma non si è fermata nel gineceo, ha proseguito oltre, verso il piano dei magazzini dove la luce arriva poca e l'aria sa di olio, di grano vecchio, di lana riposta. Nell'istante in cui la mano gira la chiave nella toppa, qualcosa dentro di lei, che era chiuso da 20 anni, si apre. Dentro, in questa stanza, ci sono i tesori del padrone di casa. Coppe di bronzo, tripodi, vesti ricamate piegate in casse di legno di cedro, pelli di leone, denti di cinghiale. C'è l'oro di tante razzie che Odisseo aveva fatto prima di Troia, quando era ancora solo il giovane re di un'isola piccola e povera. Penelope passa in mezzo a tutto questo senza guardare, sa dove deve andare. In fondo, lungo la parete, è appeso al muro un fodero di legno e di pelle, lungo, stretto, levigato dal tempo. Penelope lo stacca dal chiodo, lo apre. Dentro, l'arco. Un grande arco di corno e di legno, ricurvo, pesante, con la corda allentata appoggiata al fianco. Non è un'arma da ragazza. È un'arma da uomo fatto, da uomo forte, di quelle che richiedono braccia e schiena per essere piegate. Penelope lo prende fra le mani e lo sente subito. Il peso, la rigidità del corno, la durezza del legno stagionato. Senza preavviso, le ginocchia le cedono. Si siede sul bordo di una cassa, stringe quell'arco contro il petto. Non è difficile immaginare come in quell'istante le tornino in mente le storie che Odisseo le raccontava di quell'arma. Perché quell'arco non è un'arma qualunque. Si tratta dell'arco di Eurito, re di Ecalia, il grande arciere, un nome che forse ricorderai perché ne abbiamo parlato a lungo in alcune vecchie puntate, quando seguivamo le imprese di Eracle dopo le fatiche. A chi vuole, consiglio di tornare ad ascoltarle, lì c'è tutta la storia di Eurito, della sua gara con l'eroe e della fine sanguinosa della sua casa, episodi di 2 secoli fa, dal numero 45 in poi. Eurito, nella versione di Omero nell'Odissea in punto di morte, invece ha donato il suo arco al figlio Ifito. E Ifito, tempo dopo, ospite a Sparta,
lo ha regalato a sua volta al giovane principe di Itaca, anche lui in viaggio di rappresentanza, in uno scambio di doni d'ospitalità. Poco tempo dopo Ifito muore, ucciso da Eracle stesso, in un episodio in cui Omero, è giusto dirlo, non fa fare una gran figura al più grande degli eroi greci. Ma questa è solo un'altra versione, ricordalo. Quel che conta è che l'arco da allora non è mai uscito da Itaca. Odisseo non l'ha portato a Troia, troppo prezioso, troppo legato al ricordo dell'amico. L'ha usato soltanto a casa, per la caccia, nei boschi di Itaca. Penelope lo sa tutto questo e lo stringe come si stringe la mano di un vecchio amico. Si rialza, si asciuga il viso con il velo, chiama 2 ancelle e fa caricare loro una cesta pesante. 12 scuri di ferro, gli scuri da gara, quelle con un foro nella testa per farci passare una corda o una freccia. Prende l'arco, prende la faretra e scende. Quando appare sulla soglia del Megaron, i proci tacciono. La luce del pomeriggio entra obliqua dalle finestre e si posa sull'arco che lei tiene davanti a sé con tutte e 2 le mani. Penelope si ferma sulla soglia e parla. Pretendenti, da troppi anni siete in questa casa a divorare i beni di un uomo che non c'è. Non ci sono più scuse e non c'è più tempo. Vi propongo una prova. Questo è l'arco di Odisseo. Chi di voi riuscirà a tenderlo e a far passare una freccia attraverso i fori delle 12 scure allineate? Ecco, quello sarà il mio nuovo sposo. Lascerò questa casa e lo seguirò. Posa l'arco e la faretra accanto a una colonna. Si ritira al suo seggio, al limite del gineceo, da dove può vedere ed ascoltare discosta. Antino, il capo dei proci, si alza, sorride. Ben venga la prova, regina. In un angolo della sala, vicino alla porta del cortile, 2 uomini hanno visto l'arco e hanno cominciato a piangere in silenzio. Sono Eumeo, il porcaro, e Filezio, il bovaro, 2 servi fedeli di Odisseo, gli unici 2 forse in tutta Itaca, che non hanno mai smesso di aspettarlo. Antino li vede, li umilia con una battuta brutale. Guardateli, piangono come bambini per un arco. Tornate alle vostre bestie, vecchi. I 2 abbassano lo sguardo, escono dalla sala. Telemaco si fa avanti. Dice ai proci che le scuri vanno piantate per terra, allineate, prima di poter cominciare, e si mette lui stesso a piantarle. Scava con le mani il nudo terreno battuto del pavimento. Il Megaron di Itaca, come tutti i palazzi, ha pavimento di terra battuta, non di pietra, e ci infila le scuri, una dopo l'altra, in fila perfetta. Dodici scuri bipenne, ognuna con il caratteristico foro nel mezzo, ritte come i puntelli che reggono la chiglia di una nave in cantiere. Lo fa con una precisione che lascia tutti di stucco. Omero lo dice apertamente. Telemaco non l'ha mai fatto prima, eppure le pianta come uno che lo fa da una vita. C'è qualcuno dietro di lui che gli sta guidando la mano. È Atena, ma nessuno la vede. Quando le scuri sono in fila, Telemaco va all'arco, lo prende e si mette a tendere la corda, per gioco, dice, per scaldarlo. 3 volte tira, 3 volte la corda quasi cede. Alla quarta, e qui è il passaggio sottile, qualcosa accade fra lui e quell'uomo seduto in fondo alla sala, vestito di stracci. Il mendicante alza appena il mento, un cenno minimo, uno sguardo. Telemaco capisce, si ferma, lascia andare la corda. Fa una risata che vuole sembrare di scherzo. Evidentemente sono ancora troppo giovane o troppo debole. Provate voi. Posa l'arco contro la colonna, si siede, ma in quel piccolo cenno, in quella mano che si è fermata appena prima di vincere, c'è scritta una cosa che soltanto 2 persone in tutta la sala hanno capito. Il figlio avrebbe potuto tendere l'arco del padre, ma non oggi. Si comincia. Liodete, la ruspice, va per primo. Si alza, prende l'arco, pianta i piedi, tira. Niente. Non riesce nemmeno a piegarlo di un dito. Posa l'arco con un brontolio, si rimette a sedere. Antino allora si volta verso il fondo della sala e chiama Melanzio per nome.
Il capraio, quello che proprio ieri, sulla strada per il palazzo, aveva insultato Odisseo mendicante e gli aveva tirato un calcio. Quello che ormai mangia alla tavola dei proci, beve il loro vino, ride alle loro battute. «Melanzio», gli dice Antino, «accendi il fuoco e portaci il sego dalle dispense. Dobbiamo scaldare l'arco e ungerlo per bene. Il legno è troppo secco, il corno troppo rigido. Così cederà». Melanzio obbedisce, va in cucina, torna con un grosso pezzo di sego in una ciotola di terracotta e con la legna per il fuoco. Accende le fiamme al centro della sala. L'arco passa di mano in mano. Viene tenuto vicino al fuoco perché il calore lo ammorbidisca. Viene unto con il grasso che Melanzio porge ai proci come si porge una coppa di vino in un banchetto. I pretendenti intanto bevono, ridono, si fanno coraggio l'uno con l'altro. È in questo momento, mentre tutti sono presi dal fuoco, dal grasso, dalle risate, che il mendicante in fondo alla sala si alza piano. Esce dalla porta che dà sul cortile. Eumeo e Filezio, che avevano lasciato la sala poco prima sotto l'umiliazione di Antino, si voltano sentendo i suoi passi. Lo riconoscono, è il vecchio mendicante, si stupiscono di vederlo lì fuori. Senza dirsi nulla, lo seguono con lo sguardo e poi si avvicinano. Lui li attende in un angolo riparato del cortile e parla. «Eumeo, Filezio, voglio chiedervi una cosa e voglio che mi rispondiate come si risponde davanti agli dèi, senza pensare alla risposta. Se in questo momento il vostro re, Odisseo, in qualche modo, da qualche parte di questa terra, riuscisse a tornare a Itaca, oggi, qui, in questa casa, voi da che parte stareste? Aiutereste lui o aiutereste i pretendenti che stanno per sposare la sua regina e prendersi il suo palazzo? Rispondete». Filezio risponde per primo, quasi grida. «Padre Zeus mi sia testimone, se solo gli dèi lo riportassero, vedresti queste mie braccia, che cosa sanno ancora fare. Sto con il mio re, fino in fondo». Eumeo annuisce, la voce gli trema. «Non c'è bisogno di chiederlo, straniero. Per Odisseo darei la vita oggi stesso». Il mendicante li guarda, dritto negli occhi, prima l'uno, poi l'altro. Poi, lentamente, si solleva di poco la veste lacera, scopre la coscia ed eccola, la cicatrice, lunga, bianca, antica. La cicatrice del cinghiale del Parnaso, quella che Euriclea ha riconosciuto la scorsa notte lavandogli i piedi. Sono io. Sono Odisseo. Sono tornato. Eumeo apre la bocca per gridare. Filezio si butta in ginocchio. Odisseo li blocca con un gesto. «Non adesso. Non una parola, non un pianto. Adesso ascoltatemi. Ho bisogno di voi. Filezio, tu vai alla porta che dà sul cortile e la chiudi. La chiudi e la sbarri. Non deve uscire nessuno. Eumeo, tu rientri in sala. Quando i proci avranno finito di provare e di ridere e qualcuno dirà di portarmi l'arco, tu prendi l'arco e me lo porti in mano. A me. Non importa cosa urlino gli altri. E poi vai a dire ad Euriclea di chiudere a chiave le donne nei loro appartamenti e di non farle uscire qualunque cosa sentano. Avete capito?» I due annuiscono, non riescono a parlare. Odisseo posa una mano sulla spalla di Eumeo. È l'unico abbraccio che si concede. Poi rientra nella sala. Dentro intanto è il turno di Eurimaco, il penultimo a provare prima di Antino. Eurimaco è il secondo tra i proci, quello bello, quello eloquente, quello che Penelope detesta di più. Prende l'arco scaldato, unto, pronto. Tira ancora. Si fa rosso in viso, le vene del collo gli si gonfiano. Niente, l'arco non cede. Lo posa. È furibondo. E nella sua rabbia gli scappa una battuta che lo tradisce per quello che è. Non è il fatto di perdere Penelope che mi addolora. Di donne con un bel peplo ce ne sono altre in Itaca. È il fatto che la gente, quando saprà, dirà che siamo uomini molto inferiori a Odisseo. E questo non si può sopportare. Antino, che vede la situazione precipitare, prende la parola. «Amici, siamo stati sciocchi. Oggi è il giorno sacro di Apollo, il dio dell'arco.
Non si può tendere un arco nel giorno di Apollo senza prima offrirgli i sacrifici. Rimandiamo domani, beviamo, mangiamo, faremo le offerte. Vedrete, domani questo arco impossibile si piegherà. Il giorno sacro di Apollo, il dio dell'arco. Antino usa la divinità come una scusa per prendere tempo. Tutti lo hanno capito e per un attimo tutti i suoni si zittiscono. È in questo silenzio sospeso che il mendicante si alza dal suo scanno basso, in fondo alla sala. Fa qualche passo verso il centro. Parla con voce ferma. Nobili signori, lasciate provare anche me. Per un secondo nessuno reagisce. Poi i proci scoppiano in una risata che riempie tutta la sala. Antino gli urla di sedersi, di stare zitto, minaccia di farlo trascinare fuori per i piedi. Gli ricorda che è un mendicante, un vagabondo, un ospite tollerato per pietà. Dal seggio del gineceo si alza la voce di Penelope, calma, decisa. L'ospite è mio. La legge dell'ospitalità lo protegge in questa casa quanto qualunque altro. Ha diritto a tentare la prova come gli altri. Non sposerei certo un mendicante, anche se tendesse l'arco, ma il diritto al tentativo è suo. Datelo a lui. Telemaco interviene e parla a sua madre con un tono che lei non ha mai sentito prima. Madre, l'arco è cosa che riguarda gli uomini di questa casa. E di tutti gli uomini di questa casa il padrone sono io. Sali alle tue stanze, torna al telaio. Le decisioni per gli uomini qui dentro, lasciale a me. Vuole che la madre abbandoni quel luogo al più presto, ma senza destare sospetti. Penelope lo guarda. Per un istante non riconosce il figlio nella voce di questo giovane. Poi obbedisce, si alza, prende le ancelle, sale le scale del gineceo. Si stende sul letto e in quell'istante Atena le manda sulle palpebre un suono dolcissimo perché non veda, non senta, non sappia ciò che sta per accadere al piano di sotto. In sala, intanto, Eumeo ha preso l'arco. I proci gli urlano contro, lo insultano. Antino lo minaccia di morte. Eumeo trema, si ferma a metà strada. Telemaco gli grida: «Porta l'arco, a chi ti ho detto, vecchio? In questa casa il padrone sono io, muoviti!» Eumeo cammina, posa l'arco nelle mani del mendicante. Poi va da Euriclea in cucina e le dice di chiudere le donne. Filezio, fuori, sbarra il cancello del cortile con una corda di nave intrecciata. Il mendicante adesso ha l'arco fra le mani. Si siede sullo scanno basso, piano, senza fretta. I proci ridono. Testa l'arco, lo fa girare fra le dita. Lo guarda da un capo all'altro, lo soppesa, lo ispeziona. Si avvicina il legno alle orecchie come si fa con uno strumento musicale per sentire se la cassa è ancora sana. Omero dice che lo controlla per vedere se i tarli in 20 anni non avessero forato il corno durante l'assenza del padrone. I proci lo guardano e si scompisciano. Si danno di gomito. Guardalo, guarda quel vecchio, di certo è un esperto di archi. Poi, all'improvviso, Odisseo sorride e appoggia una nocca dell'arco a terra. Come un musico, dice Omero, in questa similitudine bella e terribile, come un musico esperto di canto e di cetra, che senza sforzo tende una corda nuova intorno al pirolo, fissando a un capo il budello di pecora attorcigliato, così, senza sforzo, Odisseo piega il grande arco. Lo piega con la mano sinistra, con la destra tira, sistema e fa vibrare la corda, una volta sola per provarla. E la corda canta. Canta come la voce di una rondine. In quell'istante dal cielo di Itaca un tuono lungo, profondo, nel cielo sereno. È Zeus che dà il suo segno. Odisseo allunga la mano alla tavola davanti a lui. Sulla tavola una freccia. La prende, la incocca. Non piega il capo, non chiude un occhio, non prende nemmeno la mira. Resta seduto sullo scanno basso, con l'arco fra le ginocchia, e tira.
La freccia parte con un fischio sottile, attraversa il primo foro, poi tutti gli altri e va a piantarsi nella parete in fondo alla sala. Cade un silenzio che nessuno osa rompere. Odisseo si volta lentamente verso il figlio. Non alza la voce, non cambia espressione. Telemaco, l'ospite che hai accolto in questa casa non ti ha disonorato. Non ho mancato il bersaglio e non ho fatto fatica a tendere l'arco. La mia forza è ancora quella di un tempo. Ora è tempo di preparare una bella cena per questi Achei, con la luce della sera, e di divertirsi in altro modo, con il canto e con la cetra, che allieteranno questo banchetto. Così dice, e annuisce, alzando un sopracciglio. Telemaco capisce, si cinge la spada, impugna la lancia e va a mettersi in piedi accanto al padre, le spalle contro le sue, il volto girato ai proci. Il sole, fuori, sta calando, dietro le colline di Itaca. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify, per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te, e lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.